Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovissimo episodio. Avevo pronto 6 nuovi episodi di Super Smash Bros. Per voi, però durante le riprese qualcosa è andato storto e l'audio ora è praticamente inutilizzabile. Dunque ho deciso che questo episodio sarà più che altro un riassunto con anche dei suggerimenti per voi. Ora, questo ho intenzione di farlo per i prossimi 6 episodi, però alla fine di questo episodio vi lascerò votare e se questo episodio vi sarà piaciuto anche gli altri 6 seguiranno una struttura simile, altrimenti dovrò inventarmi qualcos'altro. Quindi alla fine non dimenticatevi di votare. Però ora torniamo a Super Smash Bros. Pronti? Via! In questo combattimento ci saranno moltissime stelle warp e naturalmente il CPU proverà a utilizzarle contro di voi. Dunque state attenti a non farli ottenere nessun oggetto e magari usatele contro di lui. Però questo combattimento non dovrebbe essere difficile, dovreste farcela normalmente al primo tentativo. Vittoria! Pronti? Via! Nel combattimento che state vedendo ora, il vostro nemico proverà a scappare il più lontano possibile da voi e avrete soltanto un minuto per sconfiggerlo. Provare a prendere il nemico e lanciarlo sarebbe una buona strategia. Cinque, quattro, tre, due, uno, vittoria! Per passare alla prossima zona avrete prima bisogno dello spirito di Kameka, che se vi ricordate bene abbiamo sbloccato nell'ultimo episodio. Pronti? Via! Il combattimento contro Olimar non è troppo difficile. Vi consiglio però di usare Mario oppure Marth per sicurezza. Vittoria! Nell'albero delle abilità ho poi potenziato il mio scudo. Ho pensato che poteva essere vantaggioso contro i nemici più forti. Pronti? Via!
In questo combattimento, come potete vedere, il terreno è ricoperto di fango. Visto che Vario non è molto forte in aria, io vi consiglio di rimanere sulle 3 piattaforme. State inoltre pronti a usare molto il vostro scudo e magari anche lanciare il vostro avversario. Questa tattica dovrebbe esservi molto d'aiuto. Pronti? Via! In questo scontro vi batterete con Samus con la tuta di gravità. Il trucco qui è che nel livello ci sarà una gravità altissima, dunque se verrete lanciati fuori dallo scenario è molto probabile che non ce la facciate a risalire. Peccato! Vuoi continuare? Pronti? Via! Vi consiglio dunque di giocare in difensiva e scegliere Mario per questo incontro perché può deviare i proiettili di Samus. Pronti? Via! Questo incontro è stato facilissimo, infatti vi sembrerà di combattere contro 3 CPU di livello 1, dunque non sono necessari alcuni consigli.
Ora siamo all'interno di una grotta. Qui potete assegnare 4 dei vostri spiriti che partiranno per un'esplorazione e vi porteranno un sacco di cose interessanti non appena sarà finito il breve intervallo di tempo. Pronti? Via! È arrivata l'ora di sfidare Donkey Kong. Questo combattimento non sarà molto difficile, però se avete difficoltà vi consiglio di usare Marth con la sua spada e il suo contrattacco. Non dovreste avere problemi con lui. Vittoria! Pronti? Via! Pac-Man non è un avversario troppo potente. I suoi attacchi sono abbastanza lenti e quindi facili da schivare. Vi consiglio però di stare attenti ai suoi proiettili. Quelli potrebbero fare un po' di danno. Ora per andare sul sicuro io ho scelto Marth, però credo che qualsiasi personaggio vada bene per questo incontro. Vittoria! Una volta sconfitto Pac-Man, Kieran, il signore dei presto sconfitti, userà i suoi poteri per inviare un boss nella prossima zona. Vedrete di chi o cosa si tratta in uno dei 6 episodi che sto preparando al momento. Pronti? Via! In questo combattimento dovrete sconfiggere ben 7 Mr. Game & Watch in miniatura, il che non è un gran problema visto che un attacco anche di potenza minima li lancerà lontano. Per questo combattimento in genere vi consiglio ogni personaggio, dunque scegliete il personaggio che preferite.
È arrivato il momento di votare. Se volete che anche i prossimi 5 o 6 episodi siano come questo, votate sì. Altrimenti votate no. Questo è tutto per oggi, ci vedremo la prossima volta. Saluti dal vostro Eporion.